Welcome to this episode of Gelato Shops Around the World. I'm Luca Musolesi and I bring you with me to discover the best shops around the world and to learn the secrets from the gelato masters. In this episode, we are in Utrecht, in the Netherlands, to visit Roberto Gelato, a gelato shop of Roberto Coletti, which is a very famous gelato maker in the Netherlands. And today he's hosting us to tell about a bit of his secrets of the gelato making and of his gelato shop. Roberto is well known in the Netherlands for his extravagant ideas, powerful marketing, but also for his amazing gelato that is made with the highest quality ingredients from Italy and from all over the world. And his passion about making gelato and attention to details. So, without any further ado, let's call Roberto and talk with him about his shop and his experience in the gelato world. Roberto. Buongiorno. Ciao Roberto. Ciao, io sono Roberto, faccio questo lavoro da 30 anni e lo faccio sia d'estate che d'inverno. D'estate per i miei clienti e d'inverno per me stesso, cioè io ogni giorno, anche d'inverno, mi faccio del gelato perché sono convinto che una passione non è soggetta a stagionalità. Grazie Roberto. Very interesting. You can read the subtitles. We are going to start with the questions to Roberto and let's start. Roberto, quando hai aperto il tuo negozio? Allora, come ho appena detto, sono 30 anni che faccio questo lavoro, però assieme a Carolina De Lorenzo, la mente buona di questo negozio, abbiamo aperto questo negozio nel 2002. Il negozio è un po' particolare perché non è in un centro della città, siamo in un quartiere residenziale, non è una zona trafficata, non ci sono altri negozi, sono praticamente solo in mezzo alle case. Roberto, quali sono le caratteristiche del tuo negozio? Guarda, il nostro negozio che prima di noi c'era un'altra cosa, quindi l'abbiamo ridisegnato completamente da zero. Abbiamo tenuto il negozio molto piccolo, il laboratorio molto più grande del negozio, perché in laboratorio ci lavoro io, quindi voglio stare comodo e sono sempre stato abituato negli altri laboratori dove ho lavorato, angoli angusti, piccoli, scavati di sottoscala, piuttosto che invece quando abbiamo aperto questo negozio ho detto io qui ci sto 12 ore al giorno, ci voglio stare bene e quindi l'abbiamo fatto grande. Negozio dove ci sono i clienti, piccolo, non ci sono tavoli, sedie, non c'è servizi, praticamente la gente entra, ordina ed esce. Roberto, qual è la tua idea di gelato? Beh, qui bisogna spendere due parole. Allora, la gelateria quest'anno compie i 20 anni, anzi 21 anni. Dobbiamo dire che c'è stata sempre un'evoluzione. In tutte le aziende sane c'è un'evoluzione, dal modo di fare, dal modo di pensare, dal prodotto stesso. Il gelato che facevamo 20 anni fa non è lo stesso che facciamo adesso. Una volta facevamo solo gelato ed eravamo molto focalizzati sulla qualità. Doveva essere il gelato più buono al mondo, che da una parte va bene, cioè la qualità è una delle basi di un'azienda che produce, vabbè, un po' tutte le aziende dovrebbero offrire qualità, poi non è così, ma è un altro discorso. Quindi ci siamo partiti focalizzandoci al 100% sulla qualità, doveva essere buono, sempre più buono, ancora più buono. Dopodiché ci siamo fermati, sembra un termine un po' strano, cioè la qualità l'abbiamo tenuta sempre alta, ma abbiamo capito che si poteva fare molto di più. E allora alla nostra mission, che appena iniziati aveva solo un pilastro che era la qualità, e va bene, ce ne sono aggiunte altre due. E abbiamo creato un acronimo che ovviamente fuori dall'Olanda non dice molto. Il nostro acronimo è HEC, G-E-K, che vuol dire pazzo. Noi ci attacchiamo anche gelato, Ice Hack. Quindi, però nel nostro acronimo questo HEC, G e K sono i nostri tre pilastri. Quindi K la qualità,
e la qualità noi lottiamo sempre e cerchiamo sempre di averla al top. Faccio un esempio: come fai a garantire la qualità? Beh, noi cerchiamo di garantirla comprando il frutto intero, perché il frutto intero non mente mai sulla qualità. Alla qualità abbiamo pensato che per noi è molto importante, sono molto importanti anche i nostri clienti, e quindi abbiamo detto un altro pilastro deve essere l'individuo. E quindi, cioè, per noi qualsiasi persona ami il nostro gelato, che non la pensi come noi, che non sia fatto come noi, non importa il colore, la tua ideologia, cosa tu pensi, per noi sei una persona molto importante e noi cerchiamo di aiutare tutti i nostri clienti. Cioè, noi riceviamo tantissime richieste, anche molto strane. Adesso io non voglio raccontarle perché sono cose abbastanza private delle persone che ce le confidano, però non dimentichiamo a gente che non ha la nostra fortuna nel vivere tanto, nell'avere gli ultimi desideri, nell'avere delle patologie che magari possono o non possono affrontare, no? E hanno delle richieste strane, ci chiedono delle cose strane. Noi le facciamo molto volentieri, non importa cosa costa, non importa cosa dobbiamo fare per raggiungerle, noi vogliamo soddisfare le richieste dei nostri clienti e questo per noi è un grosso pilastro. L'individuo è molto importante, molti individui formano una società ed ecco il terzo nostro pilastro, la società che ci ha dato l'opportunità di fare questo lavoro, che ci ha dato il successo. Noi siamo responsabili nel riversare nella società una parte di questa felicità. Noi dobbiamo essere il punto, almeno per noi stessi, nel poter cambiare o mantenere questa società, perché se vogliamo vivere in un mondo bello, dobbiamo essere noi i primi a scatenarlo e quindi devi fare di tutto per o mantenerlo o cambiarlo questo mondo. Non importa se riuscirai a cambiarlo, fallo, provaci. Se tutti ci provano, la percentuale che possiamo andare da una parte o dall'altra è molto più probabile che se nessuno fa nulla. Ora, di concreto, noi nella nostra gelateria, per riversare un po' di felicità nella società, cerchiamo gli eroi. E chi sono gli eroi? Sono coloro che fanno del bene a altre persone, sono coloro che i volontari, no? che aiutano, ma anche chi spazza le strade, voglio dire. Allora noi scegliamo 50 persone al mese a cui regalare del gelato, perché noi non è che possiamo fare tantissimo. Sì, certo, facciamo della beneficenza con degli eventi, facciamo un sacco di cose, no? Per poter dire alla società grazie, perché insomma facciamo il lavoro più bello del mondo, lo abbiamo scelto, abbiamo successo, riusciamo a fare una vita decorosa, è giusto che una parte venga ridata, no? A chi ci ha permesso ciò. Quindi 50 eroi al mese che premiamo perché fanno del bene agli altri, perché sono loro i veri eroi. Abbiamo fatto delle operazioni ludiche dove regalavamo gelati in cambio di una buona azione, ma buone azioni semplici, cose che possono fare tutti, perché tutte le grandi cose iniziano sempre da qualcosa di piccolo e quindi perché non regalare un gelato a una persona in cambio di una promessa che possa fare un qualcosa del bene per gli altri. Insomma, adesso io non voglio dilungarmi troppo, ma queste sono le nostre 3 filosofie: società, individuo e qualità. Roberto, per quanti mesi all'anno è aperto il tuo negozio? Allora, abbiamo provato un po' di tutto e dopo 20 anni abbiamo concentrato il nostro lavoro da fine febbraio alla prima domenica di ottobre. L'inverno sostanzialmente siamo chiusi per il pubblico, ovviamente, però chi ha un negozio, un'azienda, un'impresa non è mai chiuso neanche quando dorme. E allora io, quando devo spiegare i miei 5 mesi di vacanza, che non sono di vacanza per 2 motivi: il primo, non iniziamo mai con 5 mesi di vacanza, ma iniziamo con 7 mesi di lavoro.
Se hai lavorato bene, hai 5 mesi di vacanza, se no i 7 mesi diventano 8, 9, 10 come facevo io all'inizio. Ma i 5 mesi di vacanza non sono 5 mesi di vacanza, sono 5 mesi di attività chiusa. Vuol dire che il motore non è fermo. Certo, d'inverno guardo la televisione, cosa che d'estate non ho tempo di fare, perché noi siamo aperti 7 giorni alla settimana, dalle 9 di mattina, quando iniziamo a fare gelato, alle 11:30 di sera. Togli 2 pause per mangiare, sono giornate molto lunghe. Alla fine dei 7 mesi hai anche bisogno di un po' di rilassamento, no? I 5 mesi sono come, avete presente un prestigiatore? Il prestigiatore arriva sul palco, fa uno show di un'ora e poi se ne va. Cosa vuol dire? Che per 6 giorni alla settimana sta sul divano con le patatine e la Coca-Cola e si guarda la televisione? No, prepara lo show di 2 ore. Noi nei 5 mesi prepariamo lo show che facciamo nei 7 mesi dopo. Cioè non esiste lo staccare la spina, dimenticarsi tutto e riaprire quando apriamo il negozio. Quindi 5 mesi sono la preparazione della nuova stagione. Gusti nuovi, tecniche nuove, studio, eccetera, eccetera. Che prodotti offri oltre il gelato? Oltre al gelato offriamo un bellissimo sorriso quando vieni. No, la nostra gelateria è una gelateria che abbiamo deciso di proporla in maniera molto concentrata. Preferiamo offrire, tra virgolette, pochi prodotti, ma su cui siamo al 100% addosso. Prima facevamo caffè, cappuccini e cose varie, non riuscivamo a garantire la qualità che volevamo, l'abbiamo tolto. Non facciamo le coppe perché non riusciamo a garantire la nostra qualità nelle coppe. Le abbiamo, ma le abbiamo così nascoste. Abbiamo coni, coppette, vaschette e sorriso. Quanti gusti fai in alta stagione? Dal 2002 abbiamo una regola: non cambiamo mai 2 cose. La prima, quanti gusti facciamo; la seconda, gli orari di apertura. Dal primo giorno all'ultimo giorno di apertura abbiamo sempre 27 gusti. È molto importante dare un segnale ai clienti e non sarà aperto, sarà chiuso, ci sarà la cioccolata oggi che piove, ci sarà il fior di latte domani che fa bel tempo. No. Qual è il gusto o i gusti best seller della tua gelateria? Allora, ci sono dei gusti ovviamente che incontrano molto di più il favore dei clienti. Parliamo del mango, della cioccolata, abbiamo anche un variegato con il biscotto, con i biscotti al cioccolato dentro. Però il gusto che va di più è il mai prima, che è un nome un po' strano, mai prima, ma sarebbe mai fatto prima, perché dal 2002 ogni settimana faccio un gusto che non ho mai fatto in precedenza. Ed è bello perché intanto ti dà l'energia di cercare sempre qualcosa di nuovo. Ai nostri clienti dà l'idea che ci sia qualcuno che sappia fare il gelato, perché insomma di gelati strani ne sono usciti, ed è il gusto che va di più. È il gusto che in assoluto vendiamo di più, perché la gente sembra nella nostra gelateria voglia costantemente la novità. Alcuni sono un po' forti, tipo le varie variegature alla cipolla, piuttosto che al fatto che il gelato al coniglio. Però vabbè, insomma, dai, sono cose che si fanno, cioè, io sono un giullare, quindi mi diverto anche a scherzare, anche con i gusti. Quali sono quindi i gusti più speciali che hai fatto? Ne prendo 2 come esempio. Prendo i fiori di sambuco, che mi piace tantissimo perché allora noi cerchiamo dei gusti con una storia, e allora ci sono questi nostri clienti che nel periodo dei fiori di sambuco vanno a raccogliere i fiori di sambuco, fanno l'infusione, la fanno decantare, insomma ci sono poi le ricette delle mamme, delle nonne, e mi portano ovviamente lo sciroppo di sambuco fatto, e io glielo pago in gelato al sambuco, perché
nel discorso che facevamo prima dell'individuo, io mi sono anche scordato di raccontarlo, ma noi abbiamo il baratto. Tu mi porti la frutta del tuo albero, adesso è il periodo di fichi, fine agosto, fichi olandesi che crescono qui a 4 strade di distanza dalla nostra gelateria, arrivano con la cassetta di fichi o col vaso di fichi e noi li paghiamo in gelato al fico. E quindi il sorbetto di Sambuco è bello perché dura poco, quando è finito e dobbiamo aspettare l'anno dopo per rifare il gelato a Sambuco. E un altro gusto che mi è piaciuto tantissimo è il gelato alle lacrime che ho fatto e non ho fatto, nel senso che è una bellissima storia, fatta proprio con tanto di vasettino, raccogli lacrime, istruzioni, premi, eccetera, eccetera, perché volevamo con il nostro gelato tramutare il dolore in felicità e ce l'abbiamo fatta. Adesso non ti racconto la storia del gelato alle lacrime, bisognerebbe fare una puntata apposta, però questi due gusti sono quelli che più mi rappresentano. Come conservi e servi il gelato? Allora, noi lo serviamo nella maniera del nord Europa, quindi con un porzionatore, non con le spatole, per due motivi. Il primo motivo è che lavoriamo con il 99,9% di forza lavoro part-timer studenti, che lavorano magari poche ore alla settimana e quindi è quasi improponibile insegnare a loro come spatolare con una spatola. La pallina dal porzionatore è una cosa molto più semplice. E noi come conserviamo il gelato? Diciamo che noi facciamo gelato fresco ogni giorno, non perché lo dobbiamo fare, ma perché a me piace così. Quindi ne facciamo in base alle previsioni del tempo, perché ovviamente noi apriamo circa 10 ore al giorno, ma è molto importante sapere se la sera sarà bel tempo, di giorno è bel tempo, la sera piove, e quindi per poter fare gelato fresco abbiamo delle previsioni del tempo, per fortuna in Olanda molto aggiornate, e riusciamo a calibrare quanti chili di gelato fare. E un gelato da noi non è mai più vecchio delle 20 ore, quindi non abbiamo né conservatori né facciamo produzioni enormi, facciamo produzione in base alle previsioni del tempo. Quali sono i prezzi del gelato? Io ti racconto solamente quanto costa una pallina, perché io poi i prezzi, io sono qui in laboratorio che faccio gelato, non è che Carlina, la mia partner, si occupa ovviamente della vetrina. Una pallina costa 1,35 euro e le vaschette non sono a peso, perché in Olanda le vendiamo a volume, quindi abbiamo 3 tipi, small, medium, large, ma vendiamo tutto a pallina, anche le vaschette. Roberto, che macchine hai nel tuo laboratorio? Nel nostro laboratorio lavoriamo con 2 macchine, lavoriamo con una combinata e una macchina manuale. La macchina manuale penso sia del 1956-57. La combinata è molto, molto utile perché se devi fare delle piccole quantità, dei gusti particolari, riesci praticamente a bilanciare una ricetta e metterla subito in produzione. Mentre con la manuale, quella del 1950 e passa, intanto è bellissimo vederla girare, è il mio primo amore, nel senso, io quando ho iniziato a fare gelato 30 anni fa ho visto la macchina e mi sono innamorato di questo lavoro, era ipnotico vedere girare, vedere questo gelato che si stava facendo, no? E io mi ricorderò sempre quel giorno, ho detto questo è il lavoro che voglio fare per tutta la vita, e dopo 30 anni lo sto ancora facendo e uso la stessa macchina di 30 anni fa, insomma la stessa marca, perché poi è anche pratica per certi gusti, soprattutto i variegati. Io mi trovo meglio lavorarli con una macchina verticale, come si chiama, piuttosto che un mantecatore orizzontale. Quali sono le sfide che incontri nel tuo laboratorio? Ce ne sono parecchie, partendo dalla forza lavoro, che spesso è difficile trovare, e non parliamo della forza lavoro qualificata, parliamo della forza lavoro soprattutto in un'Olanda dove per fortuna dal punto di vista economico la disoccupazione è intorno al 3%, quindi pochi disoccupati.
quindi è difficile trovare dipendenti. Un'altra problematica sono le materie prime che spesso cambiano, che spesso cambia soprattutto la qualità, e per questo prima dicevo mai o non mai, insomma, se possibile comprate il frutto perché non mente. La pasta, la polvere, queste cose qui bisogna sempre affidarci e avere fiducia in chi ce la vende, ovviamente, no? Anche questo è un grande punto, però insomma il laboratorio è, se vuoi mantenere una qualità, devi lottare con tante problematiche in questo mondo fatto da speculazioni. Una volta il cacao schizza, una volta schizza lo zucchero, una volta non si trova la carruba, un'altra volta, quindi sei lì a lottare. Perché dico questo? Concludo dicendo: coltiviamo non i segreti, la ricetta, coltiviamo l'esperienza, perché l'esperienza ci salva. Il segreto è in vendita, sempre. L'esperienza no. Qual è la produzione massima giornaliera? Non essendo in centro, città, ma essendo in un quartiere abitato, non abbiamo dei grossi sbalzi e quindi 100 kg quando è bassa, 250 kg quando è un po' più alta, forse 200 kg al giorno, dipende dal tempo, da tanti fattori. Ci sono dei picchi esagerati, ci sono dei picchi negativi esagerati a volte, ma non vanno tenuti in considerazione. Hai in previsione cambiamenti o miglioramenti nel tuo laboratorio? No, nel senso che in 30 anni ho trovato la mia formula, che non è la migliore, ma è quella che piace a me. Il mio metodo di lavoro mi soddisfa, quindi se non si rompe nessun macchinario, speriamo di no, rimango come sto lavorando adesso. C'ho un pastorizzatore da 200 litri e una combinata, come dicevo prima, una manuale, e ci omogenizziamo la base latte, lo sciroppo lo facciamo anche quello a caldo perché ci piace di più e basta. Thank you, Roberto, for all the information that you shared with us, but now it's time to try some gelato. What should we try? Ci penso io. Eccoci qua. Allora, abbiamo 3 gusti: mango, Alfonso, quasi 50% di mango, Vitefraue, che è il nostro quartiere, è un quark con sesamo croccante variegato al miele che fanno qui al parco a 50 metri, e cioccolata pura. Perfetto, assaggiamo. Prego. Well, Roberto, the gelato is delicious. So thank you very Grazie. much again. It's time to close this video and to enjoy the gelato. If you enjoyed this video, keep following us for more videos and more episodes of gelato shops around the world. Subscribe and check out our website gelato.epser. Thank you again, Roberto, and see you soon. See you in the next video. Ciao. Ciao.